Ciao, in questo video vediamo come ripetere qualsiasi forma attorno a una figura retta, che può essere un quadrato, un rettangolo, un triangolo, oppure come poter spostare e ruotare soltanto una parte della figura che a noi ci interessa. Vediamo subito. Andiamo con lo strumento penna, andiamo a tracciare un punto, un secondo punto, un terzo punto e poi andiamo a chiudere il triangolo. Quindi facendo con questo clic. In questo momento l'ultimo punto selezionato è l'ultimo punto che abbiamo disegnato qui. Se non seleziono l'intera figura con lo strumento selezione e lascio così selezionato, resta appunto selezionato l'ultimo punto che abbiamo ancorato. A questo punto vado nella palette strumenti, clicco sullo strumento rotazione, con il tasto Alt, vedete il cursore del mouse, vado a posizionare il punto di rotazione e faccio un clic. Si apre il pannello rotazione, qui posso decidere il grado di rotazione, quindi l'angolo, può essere quello che è più consono alle nostre esigenze, e come potete vedere l'unica parte della figura che si muove in rotazione è la parte relativa all'ultimo punto selezionato. Quindi non all'intera figura, non all'intero triangolo, ma solo alla parte del triangolo che coincide con il punto selezionato, quello che è andato a chiudere la figura. Se io clicco su copia, avrò quindi questa figura che è l'insieme delle due figure oggetto della rotazione, quella iniziale e quella finale. Le seleziono entrambe, CTRL G oppure raggruppa, elaborazione tracciati, raggruppa, e le andrò a unire in modo da ottenere un'unica figura. Andiamo adesso a vedere come possiamo ruotare in modo veloce e semplice una figura retta, che può essere un triangolo, un quadrato, un poligono, insomma quello che più ci interessa, sviluppando la rotazione non su uno dei tre punti della figura, in questo caso un triangolo, quindi tre punti, ma sull'intera figura selezionata. Abbiamo chiuso il triangolo, ora con il tasto V da tastiera vado a selezionare l'intera figura disegnata, oppure dal pannello strumenti andrei a selezionare questo comando, questo strumento selezione. Dopodiché, soltanto a questo punto, seleziono lo strumento rotazione, clicco con il tasto Alt da tastiera, vado a inserire il perno di rotazione, cioè appunto quel punto attorno al quale la figura generata ruoterà, faccio un clic, rilascio il tasto Alt da tastiera e si aprirà il pannello rotazione. Qui decido l'angolo di rotazione, posso vedere l'anteprima, clicco su copia in modo da generare una copia e mantenere quindi la figura originale. CTRL D a questo punto per continuare la rotazione dell'ultima figura generata, ruotata. Naturalmente posso continuare all'infinito, questo è a mia discrezione a seconda di quello che è il mio obiettivo da raggiungere. Disegniamo adesso un rombo e vediamo come poter ruotare una qualsiasi figura attorno a questo rombo. Seleziono lo strumento penna, grazie alle guide sensibili andrò a tracciare in modo preciso i quattro lati, più o meno preciso, insomma, giusto per avere un'idea veloce del passaggio che stiamo andando a compiere. Poi con lo strumento cerchio mi posizionerò sulla parte superiore del rombo, tasto maiuscolo e clic del mouse in modo da disegnare un cerchio, in questo caso proporzionato e preciso. Dopodiché resto selezionato il cerchio appena creato, seleziono lo strumento rotazione, clic Alt, vado a stabilire il perno di rotazione di questo cerchio e lo posiziono al centro della figura del rombo, faccio un clic, a questo punto si apre il pannello rotazione, vado a fissare un angolo di rotazione, in questo caso preferisco fissare un angolo di 90 gradi in modo da avere esattamente questa situazione qui. Poi potrò spostare il rombo in modo da
avere più o meno delle equidistanze tra sopra e sotto. Questo è soltanto uno dei tanti possibili esempi che possiamo creare con lo strumento rotazione e le figure rette. Per poter fissare le linee sensibili, le guide sensibili, assicuriamoci di averle precedentemente attivate dal comando visualizza guide sensibili. Ciao, grazie e al prossimo video.